Scorreva l'anno 2019. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ciao a tutti! Oggi abbiamo un ospite. Vi ricordate come si chiama? Sentiamo, ve lo ricordate? Lei è Angela! E oggi è qui con me in questo video perché dobbiamo parlarvi un po' di 10 parole che noi italiani utilizziamo ogni giorno nelle nostre conversazioni informali tra amici. Sì. Ciao Angela! Ciao! Allora, com'è andata oggi in ufficio? Cioè, non ci crederai mai. Il mio capo mi ha chiesto di rifare tutto il progetto. Praticamente devi ricominciare da zero. Infatti. E la scadenza è domani. Boh, non so proprio come farò. E tipo, quante ore ci vorranno? Insomma, se ci lavoro tutta la notte, forse ce la faccio. Comunque, basta parlare di lavoro. Tu come stai? Io tutto bene. Hai visto che Marco ha aperto un ristorante? Davvero? Praticamente ha mollato tutto e ora fa il cuoco. Cioè, ha lasciato un lavoro sicuro, stabile, per aprire un ristorante. Comunque ho sentito dire che va abbastanza bene. Allora, che dici se andiamo a provare il suo locale stasera? Tipo adesso? Ma io dovrei lavorare. Vabbè, dai, un'oretta di pausa non ti ammazzerà. Mi stai convincendo. Ma tipo verso le 8 andrebbe bene? Perfetto. Ecco, così ci rilassiamo un po'. Comunque adesso devo proprio scappare. Vabbè, a dopo. Cioè, già vai via? Allora, ciao, a stasera. Se avete sentito il nostro dialogo iniziale, già avrete notato le parole in questione che noi abbiamo utilizzato. E adesso ve le spieghiamo. Restate là. La prima parola di cui vogliamo parlarvi è tipo. Tipo viene utilizzato per approssimare come sinonimo di circa. Ci vediamo tipo alle 8. Per fare esempi. Mi piacciono i film tipo quelli di Tarantino. O per attenuare. Era tipo nervoso, che significa sembrava nervoso. La seconda parola è comunque. Comunque si usa per cambiare argomento, Comunque ti volevo dire una cosa. ma lo utilizziamo anche per tornare al punto. Comunque, come ti dicevo prima. O lo utilizziamo per concludere un discorso. Comunque sia, ci vediamo domani. E invece tu resti qui perché il video deve continuare. Gli italiani lo utilizzano, come avrete potuto capire, quando vogliono resettare una conversazione. Siamo arrivate alla terza parola, cioè, Esprime sorpresa, incredulità. cioè, hai vinto alla lotteria? Per spiegare meglio qualcosa. È simpatico, cioè, mi fa sempre ridere. Per guadagnare tempo in una conversazione. Cioè, come dire, è una situazione complicata. Oppure spesso gli italiani lo utilizzano a inizio frase quando sono scioccati per qualcosa. Per esempio, se io dico a Graziana Marco ha lasciato il suo posto da ingegnere per fare il cuoco, lei può rispondermi: Cioè, sul serio? Pensavo che gli piacesse. la prossima parola è praticamente. Praticamente si usa per riassumere. Praticamente alla nostra festa non è venuto nessuno. Ma lo si utilizza anche per cominciare un racconto in una conversazione già avviata. Praticamente è successo che bla bla bla. O per semplificare, un po' come in sostanza, quindi per andare dritti al punto. Praticamente siamo rimasti senza benzina.
La prossima parola veramente molto utilizzata nelle conversazioni è vabbè. È la contrazione di va bene. Viene utilizzata per esprimere rassegnazione, quando vogliamo arrenderci. Vabbè, lascia perdere. Per esprimere accordo, per accettare. Vabbè, dai, facciamo come dici tu. O per concludere. Vabbè, ci sentiamo dopo. Considerate che il tono che si utilizza per pronunciare questa parola ne cambia il significato. Il tono può essere neutro, Vabbè, deluso vabbè, o ironico. vabbè. La prossima parola è boh. Questa piccola parolina esprime incertezza, come non lo so. Che ora è? Boh, le 3? O per esprimere indifferenza. Che cosa vuoi fare? Boh, quello che vuoi. Come avrete visto, spesso quando utilizziamo la parola con questo significato, l'accompagniamo con questo movimento di spalle, solleviamo le spalle. La prossima parola è infatti. Si usa per confermare quello che è stato detto prima. Paolo non è venuto a lavoro ieri. Pensavo fosse malato e infatti avevo ragione. Per dare ragione. Da quello che ho capito, la vicenda dovrebbe essere andata in questo modo. Sì, infatti è proprio così. O per introdurre una conferma. Marta è in ritardo. Oh, infatti mi ha appena scritto. Nota bene, non significa veramente in fact come in inglese, ma piuttosto exactly o that's right. La prossima parola è insomma, che si utilizza per riassumere. Lo scorso weekend dovevo andare in spiaggia, ma poi c'è stato maltempo. Insomma, non è andata come speravo. Ma si utilizza anche per concludere un discorso. Credo che Marco e Sofia abbiano litigato e che addirittura si siano lasciati. Ora non so se verranno alla mia festa. Insomma, vediamo cosa succede. O per esprimere qualcosa di qualità intermedia, un po' come così così. Com'era il film? Insomma, come avrete potuto vedere, l'utilizzo di questa parola con questa accezione spesso è accompagnato da un gesto con le mani, mano aperta, che indica medio più o meno. abbiamo quasi finito. Siamo alla parola numero 9, che è ecco. Si utilizza per sottolineare un punto importante. Ecco, questo è proprio quello che volevo dire. Quando si trova qualcosa, per enfatizzare la presenza di qualcosa o anche di qualcuno. Ecco, ho trovato le chiavi che stavo cercando da tanto tempo. Ecco, è arrivata Marta. O per spiegare. In questo caso è accompagnato da perché o da espressioni simili. Ieri la mia macchina non si metteva in moto. Ecco perché non sono venuta alla tua festa. Questa parola è molto espressiva. Infatti spesso gli italiani la utilizzano con enfasi. Considerate che se la parola ecco è accompagnata da un pronome diretto, tale pronome si unisce alla parola. Eccomi. Eccola. Eccoci. Eccoli. Eccovi. L'ultima parola è allora. E si utilizza per iniziare un discorso. Allora cosa facciamo stasera? Per introdurre una conseguenza. Non hai studiato?
allora non puoi uscire. O per riprendere un argomento. Allora, come ti stavo dicendo, insomma, come avrete potuto notare, la parola allora probabilmente è la parola più utilizzata dagli italiani per iniziare frasi. È vero. Infatti i miei studenti sempre mi prendono un po' in giro per questo, perché loro mi chiamano allora, perché sempre comincio le frasi così, soprattutto quando loro mi fanno una domanda, prima di rispondere dico sempre allora e poi do la risposta. Bene Angela, grazie mille per essere venuta qui. Grazie a te, grazie a voi. È sempre un piacere. Anche per me. E se volete vedere Angela qualche anno fa, abbiamo fatto diversi video alcuni anni fa, non perdetevi un video simile a questo, ma le parole erano diverse perché il tema era le parole più sexy e seducenti della lingua italiana. Potete guardare quel video con due più giovani, Angela e Graziana, qui in alto nella card o giù in descrizione. Correva l'anno 2019. Ne è passato di tempo. Già. Vi ricordo anche che se volete seguire l'Ernamo su tutti i social potete farlo, ci sono tanti contenuti esclusivi e potete passare dal nostro sito web lernamo.com. E Angela voleva dirvi qualcosa sulla newsletter. Sì, che iscrivendovi alla newsletter sarete informati subito quando usciranno nuovi video, compresi i prossimi che registreremo insieme. Tante novità in arrivo anche con Angela, quindi esatto, iscrivetevi alla newsletter o in alternativa al canale Telegram. E con questo è tutto, io vi saluto, grazie ancora per essere stata qui. Grazie ancora a voi e a te e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Al prossimo video. Ciao!